Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi vi parlo finalmente di Vita Nostra di Sergej e Marina Diachenko. L'ho menzionato e ho postato delle foto su Instagram, ho notato che molti di voi erano curiosi di sapere di cosa si trattasse e quindi ho deciso di prendermi il mio tempo per fare questo video singolo su questo libro, perché per quanto mi riguarda sarà sicuramente nella top 3 dei libri migliori del 2019, quantomeno per quanto riguarda le mie letture, e spero chiaramente anche delle vostre se vorrete fidarvi del mio suggerimento. Il libro in questione è Vita Nostra di Marina e Sergej Diachenko. Come il cognome suggerisce alle vostre orecchie, si tratta chiaramente di un romanzo russo, ma stavolta è un romanzo contemporaneo, quindi no classici, assolutamente nuovo, pubblicato in inglese, quindi tradotto dal russo, nel 2018. Come sono venuta a conoscenza di questo romanzo e perché? Ne parlava benissimo la scrittrice di The Poppy War, che ormai è diventata una mia eroina, perché ovviamente lei, essendo a sua volta scrittrice di fantasy e fantascienza, avendo scritto quello che è stato il migliore romanzo fantasy per me del 2018, The Poppy War appunto, ha un determinato tipo di gusti in fatto di letture e quindi chiaramente ciò che lei va a suggerire per quanto riguarda il suo gusto di scrittrice assolutamente mi convince. Non è il primo libro che acquisto o leggo dopo averne sentito parlare da lei, ma questo è sicuramente quello di cui voglio parlarvi perché è sensazionale e mi ha colpito tantissimo. E credo che abbia tutte le carte in regola per diventare un classico del suo genere. Parliamo in questo caso di fantascienza più che fantasy. Io direi che ci sono elementi probabilmente di entrambi i generi letterari, ma devia più verso la fantascienza per quanto posso capirne, per quanto posso intuirne da quelli che sono gli elementi. Una cosa è certa, questo non è soltanto un semplice romanzo di fantascienza, non ci sono alieni, non ci sono altri mondi, tutto si svolge nell'assoluta contemporaneità, nell'assoluto mondo da noi conosciuto, con protagonisti assolutamente normali, ma è la struttura di questo romanzo che va a decretarne il genere letterario. Ma adesso ne parliamo. Sergej e Marina Diachenko. Perché due scrittori e come mai hanno lo stesso cognome? È presto detto, i due scrittori di questo grandissimo romanzo sono marito e moglie e da più di 20 anni scrivono insieme, non è la loro prima opera, ma è credo la prima tradotta in inglese. E legati da questo loro grande amore e da questo loro fervore creativo che evidentemente li tiene insieme, oltre appunto all'amore, hanno deciso di creare una trilogia, la trilogia della Metamorfosi, di cui Vita Nostra è il primo volume. Quindi anche in questo caso avremo a che fare con una trilogia attualmente conclusa, quindi quantomeno ci sarà solo da aspettare che il libro venga tradotto nel secondo e nel terzo volume. Al momento c'è di tradotto in inglese soltanto il primo. Per chi sa il russo, mi piacerebbe essere io una di queste persone, è già disponibile il secondo e il terzo quindi chiaramente c'è qualcuno in questo momento su questo pianeta che sa come questa storia va a finire e non sono io, e questo è grave. Non posso però imparare il russo perché ci vorrebbe troppo tempo, ci ho provato già una volta con scarsi risultati e quindi attenderò. Bene, il primo volume. Il primo volume ci getta a capofitto nella vita di Sasha Samochina. Questa era ragazzina diciamo, di quasi 18 anni, che va in vacanza con la madre, unico suo membro della famiglia, poco dopo essersi diplomata, in quella che è la classica estate, come si può dire, di libertà e di felicità, che per chi c'è passato lo sa, sussiste fra la fine del liceo e l'inizio dell'università. E Sasha sta appunto ponderando cosa studiare all'università. Ha una forte, come dire, predisposizione, per quanto la riguarda, per la filologia, per lo studio della filologia, che sarebbe appunto il sogno del suo futuro per quanto riguarda l'università. Si prende questo periodo estivo di vacanza con la madre, va al mare e in questo momento, diciamo, idilliaco, di pace, di tranquillità fra i due grandi periodi di studio, di cambiamento della vita di un ragazzo, viene avvicinata da una persona abbastanza tetra e inquietante, un uomo che a quanto pare la sta seguendo da molto, la stalkera, e che la terrorizza perché Sasha è comunque una ragazza molto piccola, molto giovane, non riesce a capire bene che cosa le stia accadendo, e anche la madre non si rende conto di questa cosa, cioè nessuna delle persone che la circondano in questo luogo di villeggiatura, negozianti, passanti, né tantomeno la madre, si accorgono che quest'uomo sta fissando e seguendo proprio lei.
Terrorizzata dalla vicinanza, dall'approssimarsi sempre più evidente di quest'uomo, Sasha è costretta ad avere un avvicinamento con questa persona, la quale le propone in maniera del tutto strana e anche, se vogliamo, misteriosa, una serie di esercizi di disciplina, tipo svegliarsi presto la mattina, fare una notata di una certa durata di tempo, fare delle corse, fare una serie di attività che dovrebbero tecnicamente insegnarle la disciplina. Quindi a essere disciplinata, essere capace di portare a termine degli scopi mettendosi degli orari, fissandosi degli orari, delle agende, delle scadenze. Una cosa terribile, cioè se fossi stata io al posto di Sasha Samochina sarei finita malissimo, perché non sarei proprio stata in grado di avere la forza di volontà che ha la protagonista di questo romanzo, ma non a caso la protagonista di questo romanzo è lei e non io. Fatto sta che la ragazza, imponendosi la disciplina dinanzi alle richieste misteriose e anche piuttosto minacciose di quest'uomo, si forza a fare quello che lui le chiede, e solo una volta durante tutta questa estate in cui per errore dimentica di portare a termine la sua disciplina, causa sveglia non suonata, la ragazza si rende conto di una cosa terribile, che la punizione per questa sua mancata disciplina, che deriverà ovviamente da quest'uomo misterioso, non cade su di lei, quindi non è lei a ricevere la punizione di questa mancata riuscita dei suoi obiettivi, ma sono le persone che ama, e nella fattispecie, per quanto riguarda Sasha, come vi ho detto, la madre, che è l'unico membro della sua famiglia. Terrorizzata da questa cosa, terrorizzata da questa situazione di causa-effetto in cui è stata messa da quest'uomo, dal quale non riesce più a sottrarsi psicologicamente, ormai quest'uomo la domina psicologicamente da ogni punto di vista, la ragazza è costretta a fare tutto quello che quest'uomo le dice, consapevole che se non lo farà è entrata in un circolo vizioso in cui puntualmente verrà colpita la persona che più ama al mondo, che è sua madre. E qui inizia la storia, perché quest'uomo le comunica, dopo aver visto che comunque Sasha Samochina è molto brava a imporsi una certa disciplina anche fisica e mentale, quest'uomo le propone di iscriversi ad un'università sconosciuta, un'università di cui nessuno ha mai sentito parlare, né tantomeno Sasha, né tantomeno la mamma di Sasha, nessuno in generale, e quindi di non iscriversi a filologia come lei credeva, come lei desiderava, ma di andare a questa specie di scuola misteriosa, di questa misteriosa università di scienze tecnologiche nella città di Torpa, una misteriosa città in Russia, mai sentita, di cui nessuno sa la conoscenza, di cui nessuno appunto conosce peculiarità e posizione geografica, e l'uomo la costringe a iscriversi a questa università, pena ovviamente il rivalersi contro la madre, contro l'unico membro della sua famiglia. E quindi Sasha è costretta ad accettare questa offerta e ad andare forzatamente in questa scuola. Ora, tutta questa cosa che vi ho raccontato in realtà succede nelle primissime pagine, perché la vera storia di questo romanzo è quello che accade in questa scuola. Ora, vi ho parlato di scuola, ovviamente, dove c'è una scuola ci sono insegnanti e compagni, e anche qui ritorniamo nel classico, tra virgolette, cliché di quelli che sono molti libri, tra cui lo stesso The Poppy War, ecco perché piaceva alla scrittrice questo libro, perché ci sono delle somiglianze, lo stesso Harry Potter, ci sono tantissimi libri che hanno questo schema, anche il primo di Nevernet, che adesso ho da poco terminato, ha questo schema di scuola di addestramento con vari compagni di classe e insegnanti. Ma nel caso di questo romanzo la questione non va a parare su arti magiche, su combattimenti o trasformazione del protagonista in guerriero, in mago, in quant'altro, perché vi ho detto che è un romanzo di fantascienza, non verte al fantasy, non ci sono magie, guerre da affrontare, almeno non nel primo volume, insomma, niente di tutto questo appare. La storia verte su quelli che sono gli studi di coercizione psicologica e mentale che gli studenti subiscono in questa scuola. Ricordatevi sempre il fatto che se loro non studiano, se loro non danno il meglio, a pagarla caro saranno sempre i loro affetti, i loro cari. Per Sasha, vi ho detto, la madre, per i suoi compagni, altre persone con altre vicissitudini che poi si verranno chiaramente a creare come sottotrame per i personaggi secondari. E Sasha entra quindi in questo mondo fatto di coercizione, di costrizione, che in qualche modo rammenta un po' quella che è se vogliamo, la percezione che noi abbiamo
di un certo modo di vivere della società russa, almeno al momento e col governo attuale, quindi c'è anche una questione abbastanza diciamo, non velata, una denuncia non velata dal punto di vista politico, che può essere più o meno percepita in base alla conoscenza che insomma abbiamo di quella che è la società russa al momento. Chiaramente io non vivendoci, non essendoci, non ne ho un'idea a 360 gradi, però è evidente che gli scrittori sanno di cosa stanno parlando e hanno saputo tramutare simbolicamente quella che è una reale situazione di costrizione, di forzatura in una specie di elemento simbolico all'interno di questo romanzo. Quindi la protagonista si troverà a studiare, oltre a educazione fisica, storia, matematica, insomma le classiche materie, anche delle materie abbastanza particolari. Avremo, me le sono scritte, sì, moduli testuali, specialità, li traduco così perché penso che in questo modo verrebbero tradotti in italiano, che sono una serie di studi che non hanno niente a che fare con gli studi tipici che conosciamo, non so, la matematica, appunto, le scienze, sono delle vere e proprie riprogrammazioni mentali che la protagonista e tutti i suoi compagni devono fare per comprendere una realtà alternativa a quella in cui vivono. Quindi il libro diventa, diciamo dire, si apre questa porta sulle potenzialità psicologiche della mente umana, ma anche sulla parte filosofica del perché della vita e delle possibilità della vita, cioè i protagonisti, Sasha in primis, perché è la protagonista principale, scoprirà di avere sempre vissuto all'interno di limiti mentali e fisici che non sospettava e quindi nonostante sia stata forzata a iscriversi a questa scuola, quindi non abbia scelto, non abbia deciso per sé, si troverà a scoprire questi limiti e a desiderare di varcarli, di valicarli, di superarli proprio in virtù del fatto che se non lo farà qualcuno pagherà per lei e quel qualcuno è chiaramente la madre. Elementi affascinanti di questo romanzo sono tantissimi, potrei star qui a parlarne per ore, ma non voglio, diciamo, togliervi il piacere della lettura qualora deciderete di acquistarlo o di leggerlo. Le ambientazioni per prima cosa sono affascinanti perché sembra di essere in una specie di piccolo teatro. Nel momento in cui Sasha si trasferisce in questa città misteriosa dove c'è l'università e poco altro, perché si tratta proprio di un paesino universitario, Torpa, immersa nella neve, nel freddo e nel gelo invernale della Russia, la ragazza appunto si troverà a vivere praticamente tra il dormitorio di questa scuola e i piccoli negozietti del circondariato e intorno a questa vasta natura selvaggia e aggressiva dove c'è questo susseguirsi di stagioni che in qualche modo influenza tantissimo anche quella che è la crescita dei personaggi, chiaramente specialmente della protagonista, quindi con il muoversi delle stagioni, con il passare del tempo, la protagonista cambia e si trasforma in una maniera impensabile e drastica. Altro mistero, altro elemento fantastico di questo romanzo è il mistero che c'è dietro questa università, perché non si sa quale sia lo scopo di questa coercizione, di questa forzatura, non si sa perché questi studenti siano stati costretti a iscriversi a questa scuola, tralasciando tutta la loro vita, tutto quello che è stata la loro vita prima per dedicarsi anima e corpo a questa scuola. E naturalmente gli insegnanti e coloro che lavorano in questa scuola non sono tenuti a raccontarlo e si tratta di persone e di figure abbastanza misteriose, abbastanza abili a manipolare la mente e a ricattare gli studenti, quindi loro sanno chiaramente dove si andrà a parare, ma non lo dicono, e questo mistero che aleggia nella mente, nel cuore di tutti gli studenti, resta nella mente del lettore come un grandissimo punto interrogativo di ansia che ti fa scorrere le pagine velocemente fino alla fine, perché tu dici ok, io voglio capire perché questa costrizione, perché gli studenti vengono forzati a fare questo tipo di studi mentali così complicati, così assurdi, perché devono forzarsi a mettere diciamo, in linea la propria volontà, a darsi questa disciplina ferrea di studi fisici e mentali. Per qual è lo scopo? Qual è il motivo per cui tutto questo accade? Apparentemente nella scuola ad un certo punto Sasha incontra degli studenti anche più grandi, del secondo e del terzo anno, che è nota praticamente che questi studenti sono scioccati, sono, come dire, fuori dal mondo, hanno un aspetto strano, non sono quasi umani, hanno subito un anno in più o 2 anni in più di questi insegnamenti e la loro mente è stata trasformata completamente. Ma dal terzo anno in poi non c'è più nessuno, cioè questa scuola che dura 5 anni non dà loro la possibilità di capire cosa succede al quarto e al quinto anno. E la laurea che cosa succede poi? Cosa succederà dopo? Questo è il grande punto interrogativo di Sasha che la porta di fatto a dire a mettersi, diciamo, a forzarsi
a proseguire questi suoi studi in barba al fatto che ad un certo punto chiaramente la madre incomincerà ad avere dei dubbi su cosa lei stia veramente facendo in questa città. Ora, al di là di tutte le domande che si creano in questo romanzo, che chiaramente credo troveranno risposta nei prossimi volumi, io spero di leggerli quanto prima, spero che arrivi presto la traduzione, una cosa che mi ha scioccato di questo romanzo e che me l'ha reso veramente affascinante a dir poco è che, come vi ho detto, la protagonista e i suoi compagni vengono a partecipare a delle classi di queste materie particolari, quindi moduli testuali, specialità, e ricevono ogni volta dei libri da studiare misteriosi, libri che non contengono delle nozioni intelligibili, ma delle cose che loro inizialmente non riescono a capire, che devono forzarsi a capire. È difficile anche spiegarlo, è difficile spiegare realmente che cosa contengano questi libri. I due scrittori ci hanno provato e infatti a un certo punto le pagine del romanzo sono proprio gli esercizi contenuti in questi libri. Ora io non vi so spiegare come e perché, ma nel momento in cui andavo a leggere io questi esercizi, io sono stata male. Cioè ho provato proprio un senso di disagio e di terrore, proprio un senso di vacuo, di vacuità, come dire, di trovarmi su un abisso oscuro, esattamente quello che poi accade ai personaggi. È come se gli scrittori avessero desiderato dare al lettore lo stesso tipo di terrore, di horror vacui che ha la protagonista Sasha mentre legge questi libri. Quindi tu sei nello stesso tempo lettrice o lettore, ma allo stesso tempo diventi protagonista di questo romanzo e tu stesso ti metti in discussione psicologicamente e mentalmente su quelli che sono i tuoi limiti mentali. Per quanto riguarda la prosa, come è scritto il romanzo, non so dirvelo, cioè è meraviglioso, scritto benissimo. Ora immagino la traduttrice che si chiama dunque Julia Hesi, che è russa, nata a Mosca ma poi è nata a vivere negli Stati Uniti, quindi è diventata bilingue perché è andata a vivere in America giovanissima, quindi ha imparato benissimo entrambe le lingue, ha fatto questa traduzione che secondo me è meravigliosa, scorre veramente bene e come al solito purtroppo non è ancora presente la traduzione italiana, vorrei che lo fosse per poter dare a tutti l'opportunità di leggere questo romanzo, ma dovremo aspettare, spero, un eventuale successo. Comunque il livello dell'inglese non è particolarmente difficile, insomma, dopo aver letto Nevernight penso che qualsiasi libro sia semplice da leggere, tranne quello, ma secondo me è un inglese medio, anche perché poi ci sono molti dialoghi, ecco, ci sono sì, molti dialoghi, poche descrizioni, quindi la lettura è molto molto veloce, molto rapida. Dunque vi dico subito, almeno per quanto riguarda il mio volume, sono 400 pagine, quindi non è neanche poi tanto, ed è diviso in grossi capitoli, quindi ci sono 3 grosse parti che appunto fanno riferimento a quelli che sono gli anni di studio all'interno dell'università. Si evince che ci sono stati dei punti scritti da una persona e dei punti scritti dall'altra. Secondo me è evidente quando è una donna a scrivere e quando è un uomo. Ci sono delle parti abbastanza difficili, un po' matematiche, un po' crude e delle parti un po' più smielate, un po' più emotive, un po' più dolci, quindi si nota la differenza, si nota che ci sono 2 teste al lavoro sulla stessa storia, ma la cosa assolutamente si amalgama benissimo, quindi non c'è non c'è disagio nel leggere, non c'è alcuna difficoltà, quindi qualora vogliate provare a leggerlo in inglese, secondo me date una chance a questo romanzo perché non è affatto difficile. Provate con il primo capitolo si trova su Amazon gratis, l'estratto, sapete, quello che si può scaricare appunto gratis per avere un po' di un assaggio di quello che è il romanzo e vedete se fa per voi. Qualora decidiate appunto di acquistarlo, fatemi sapere se lo leggerete perché sono veramente molto curiosa di sapere le emozioni e le impressioni di chi vuole leggere questo romanzo. Per quanto mi riguarda, io appunto, come vi ho detto, ho comprato il cartaceo, quindi ho scommesso tutto su questo romanzo. Spero che le prossime edizioni siano uguali perché detesto avere le trilogie con i libri diversi. L'edizione che ho preso io è della Harper Voyager, che è un ramo della Harper Collins che fa fantascienza appunto. Una cosa che mi veniva in mente di cui volevo dirvi: probabilmente chi qui su questo canale come me è appassionato di letteratura russa si chiederà, è un romanzo contemporaneo russo, ha dei punti in comune, ha dei punti di contatto con i classici che siamo soliti leggere, con i classici che insomma abbiamo amato e continuiamo ad amare? Secondo me sì. A parte che io non ho mai letto un romanzo russo contemporaneo,
che non si ricollegasse in qualche modo nello stile a quelli classici, cioè al di là degli stili di scrittura che sono ovviamente diversi, all'epoca si scriveva diversamente, si scriveva per giornali, quindi i libri erano più lunghi, più concettosi, adesso le cose sono un po' più snelle per motivi editoriali. Io ho sempre questa sensazione che gli scrittori russi debbano necessariamente sviscerare ideali filosofici, sociali e politici all'interno delle loro opere, cioè che non riescano a fare a meno di identificare la letteratura con degli argomenti pesanti, quindi non soltanto pesanti tra virgolette, nel senso capite cosa intendo con pesanti, cioè che non ci sia mai un vero libro di evasione leggerissimo, ma anche il libro più di evasione, come potrebbe essere uno di fantascienza o un fantasy, contengono al loro interno degli elementi che ti forzano a pensare, a riflettere, quindi i protagonisti stessi non stanno lì a parlare di banane o di cavolfiori, di cavolate, cioè anche i protagonisti al centro della storia, per quanto abbiano 18 anni, quindi siano per la maggior parte giovani, sebbene poi li vediamo appunto crescere, si perdono in discorsi molto, molto importanti, molto pesanti, quindi decisamente sì, mi fa pensare a un romanzo russo e anche qui, come in molti romanzi russi, i nomi sono molti, i personaggi sono molti e mi viene in mente il tizio su Goodreads che commentava i personaggi russi hanno tutti 3 nomi. Beh, in questo romanzo no. Incredibile ma vero, gli scrittori si sono tenuti sul nome e cognome. Ogni tanto viene menzionato vagamente il patronimico, ma in generale la cosa è stata snellita e facilitata, probabilmente perché hanno pensato che speravano di volerlo tradurre. Pare che questa cosa dei 3 nomi dia tantissimo fastidio ai lettori in lingua inglese, quindi sarà stato per quello che non li ha messi, non l'hanno inserito. Niente, fatto sta che se appunto come me siete appassionati di letteratura russa, c'è poco da fare, questo non è un romanzo di fantascienza qualsiasi, cioè non è il romanzo di fantascienza, bello, interessante, così, tecnologie nuove, situazioni nuove, no, è come leggere un Dostoevsky nel futuro, cioè, non so come spiegarlo, ma oggettivamente i 2 scrittori ci hanno messo l'anima e dal punto di vista filosofico hanno fatto delle ricerche veramente pesanti sulla personalità, sul senso dell'umanità, sul senso dell'essere umani e del trascendere la propria umanità che secondo me queste riflessioni toccano dei livelli pazzeschi, quindi che dire, quando metti in mano uno scrittore russo moderno e contemporaneo che scrive di fantascienza esce una cosa del genere, che dire, andava a letto a tutti i costi e infatti eccolo qui. Termina qui questa mia recensione, se avete domande da farmi in merito o curiosità o quant'altro sul romanzo fatelo chiaramente qui nei commenti, vi lascio il link in info box se lo volete acquistare e chiaramente ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti, se siete capitati qui casualmente per la prima volta, per non perdervi nei miei aggiornamenti. Mi trovate anche su Instagram dove in genere posto foto dei libri che sto leggendo, insomma informazioni aggiuntive sul mio canale. Detto questo ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao ciao!